Benvenuto sul canale dell'acquarello. Cosa dipingiamo oggi? Dipingiamo il glicine. Primo step, fusione. Andiamo a farla insieme a me. Per adesso siamo nel momento del glicine. Qui vi ho portato un mio glicine dipinto ovviamente a acquarello. L'ho dipinto diversi anni fa, un po' di anni fa, però cosa esprime questo dipinto? Esprime questo movimento, questa gioia, questo fluire. Vi ho fatto il video ieri, la paura della fusione. In realtà abbiamo paura della fusione, che è tutto quello che succede qua nel mezzo. Hello! Quindi tutto quello che succede tra il soggetto e un altro soggetto, praticamente, ciao ciao, praticamente è la fusione, ok? Nel momento in cui facciamo la fusione, abbiamo FIFA, perché perdiamo il soggetto, almeno nel mio metodo, dipingere con l'acqua, e noi siamo qua proprio per questo. Questa fusione ci fa paura perché nel mio metodo dipingere con l'acqua, l'acquarello, tutto fluisce. Andiamo nel panico perché perdiamo, mentre poi facciamo la fusione, perdiamo un attimino il controllo. Però non devi avere paura, te l'ho detto nell'ultimo video. Non devi avere paura, però ce l'abbiamo, ma fa niente. Ok, vediamo i colori che voglio andare ad usare. È questo. Allora, io uso solamente, ma non solamente, ma prevalentemente i colori della schmink. Questo qui è il chinacidrone porpora 472, però si possono usare tutti i viola che avete. Ad esempio avevo qui un viola, penso che è il viola schmink, questo qui è su questo piattino di plastica da 2 anni. Guarda qua, il piattino si sta già decomponendo perché prima l'ho tirato fuori, qui si sta decomponendo la plastica, ok? Però io non voglio buttare via lui, giusto? Giusto. Perché no? Perché il colore è ancora buono. Adesso vediamo se rende. Guarda qua, penso che era plastica biodegradabile. Ok, quindi abbiamo un viola, dopodiché ho un turchese e ho, cosa che forse non hai visto, ma faccio vedere qua, un grembiule. Mi sono messa un grembiule davanti, perché per questa tecnica del glicine, e oggi vediamo solo un glicine, non faccio tutto il quadro, vi faccio solo vedere la tecnica, è meglio se metti un grembiule, perché con questa tecnica che adesso ti spiego, facilissimo che ti sporchi i tuoi vestiti. Quindi innanzitutto prendiamo un foglio qualsiasi, che è questo qui, un foglio così da schizzo. Vi ho detto, ho un turchese, tu puoi prendere un verde, un altro blu, cos'altro mi può venire in mente? Il perilene, comunque un viola e un altro colore. Per me il colore del verde è sempre è blu. Scusate, mi viene da ridere. Ok, quindi ho bagnato, sono le 3, non ancora, manca un minuto. Ho bagnato il colore che è qui da 2 anni, guarda, viene subito, eccolo qua il viola.
Se tu guardi un glicine, ma non è viola, è violetto, quindi prendo questo viola e ci metto già dentro un po' di turchese. Prepariamo prima il colore. Lo butto lì così. Oggi sono senza spruzzino, ragazzi. Terribile. Perché sono senza? Perché sto dando delle lezioni a una signora e le ho detto sì, sì, intanto tienilo che non mi serve. E invece oggi avrei avuto bisogno. Ok, vedi come lo sto smuovendo qua il colore? Lo metto qua sul piattino biodegradabile. E adesso guarda quanta acqua c'è. Ok? Guardiamo solamente la forma. Metto il colore qui così lo vedi. Qui c'è il foglio della brutta. Perché questo? Perché così intanto guardiamo come fare il singolo petalo del fiore. Vedi come spruzzo tic tic in giù. Quindi lo spruzzo è che prendo tutto il pigmento, qua lo vedi, e vado a dare un po' di forza nel segmento qua sotto. Guarda, ho già creato come si chiamano questi cosi del glicine? Sai che non lo so? Uno, e volendo qua c'è un secondo. Nel senso che questo lo decidiamo, non ci sono errori, ci sono solo le meraviglie. Quindi importantissimo il lancio della goccia e come vedi vado da su a giù, ok? Non è una goccia che butto. Adesso guardiamo la differenza. Non è una goccia che butto così. Vedi la differenza? Questa è una goccia senza senso per questo quadro. Questa è la goccia orientata al glicine e con questo abbiamo inventato anche la goccia orientata al glicine, ok? Quindi la goccia va in giù e non è una goccia che butto così, senza senso, ok? Mi segui fin qui? Penso di sì. Penso di sì. Metti molto volentieri un like o un hype o un thanks, che vuol dire grazie. E quindi la prima cosa su cui ti devi allenare è il lancio della goccia. Sei d'accordo con me? Oh, vedo già un like, grazie. Sei d'accordo con me? Quindi questa cosa qui, anche se sembra molto banale, non lo è. Non lo è perché questo mi dà già tutta la direzione del fiore, ok? Scrivetemi come si chiama perché non so come si chiama. E intendo, qua lo faccio vedere, intendo questo singolo. Dunque, una volta che abbiamo fatto questa cosa, quindi abbiamo lanciato la goccia, questo esercizio fallo pure più volte. Va buono? Yes. Dunque io cambio. Visto che... Boom, è caduto. Visto che te l'ho fatto vedere, tu, quando hai tempo e voglia, se hai voglia, puoi ovviamente fare pratica. Io adesso ho preso un foglio bello, sì, sono qua nella ripresa, quindi nella videocamera, scusa, è un retro di un davanti, quindi è già sporco, ma per una mini demo posso usarlo.
Ok, dunque primissima cosa, torniamo al colore, lo prendo tutto, vedi, tutto, e inizio con lancio, il lancio della goccia, tic 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 tic. Posso prendere anche il violetto un po' più scuro, però bello pieno, guarda, così, e vado, tic. Vedi che si sporca anche tutto il tavolo? Sì, l'ho visto. Allora, chi ha visto un glicine da vicino, e vi ho messo la foto, sa che è una cosa pazzesca. Io non avrei voglia di dipingere tutto singolarmente, ok? Qualcuno sì, io no. Quindi ognuno fa come pensa e come vuole, io lo faccio così. Quindi adesso prendo un altro po' di blu, turchese, e buttiamo anche questo gliciniforme sul foglio. Ho le parole un po' strane. Adesso è tutto sporco, quindi alzo, prendo la mia carta assorbente e pulisco innanzitutto il tavolo. Qua sta lavorando. Io adesso che ho fatto il lancio della goccia, adesso mi siedo, prendo il pennello con una punta sottile, il lavoro fino adesso l'ho fatto in piedi. Adesso invece mi siedo, quindi non leggo neanche se mi scrivete qualcosa, perché ovviamente non riesco. Prendo il pennello sottile, entro solo nell'acqua e inizio ad allargare le gocce che ho dato prima. Quindi adesso non aggiungo più pigmento. Adesso lavoro con l'acqua. Il bianco della carta può diventare il nostro fiorellino. Dipingere con l'acqua vuol dire dipingere con l'acqua, ok? Lo dice già la parola. Chi di voi ha visto un glicine da vicino ultimamente? Ha queste linee meravigliose, sottilissime, che sono da accentuare. E dunque con questa linea, questa qua che ho fatto in mezzo, queste linee sono praticamente il nostro decodificatore per il fiore. Chi mi vede così e vede che faccio queste robe qui dice: ma che cavolo sta facendo? Ok, io ti ho scritto glicine. Ho scritto glicine, quindi lo sai che sto facendo il glicine, ok? Se non l'avessi scritto, forse non lo vedresti. È quello che voglio dire, lasciati libero da qualsiasi cosa. Non siamo subito schiavi di quello che è o quello che sarà. Qua non era pianificato, faccio il secondo. Per orientarmi magari faccio prima la linea sottile
che può andare fin qua, quindi questo va fin qua, questo va più su, poi prendo l'acqua e allargo solamente le gocce che ho già messo. Importantissimo, ragazzi, che mi lasciate il bianco della carta, che è colui che dà respiro a tutto. Cambio pennello, prendo quello un po' più ciccione. Uno, due. Prendo anche lo scroller e con questo riusciamo a fare le linee ancora più sottili. Qua su cosa c'è? Ci saranno le foglie, giusto? Giusto? Le facciamo? Sì. Che colore? Verde. Verde. Certo, quando dico verde è ovvio che non le faccio verdi. Molto molto ovvio. Qua sfumo. Scrivetemi se vi state divertendo, che io dopo leggo e mi diverto. Guardate che bello, guardate. Non esistono errori, esiste solo la sorpresa. E ripeto, lasciamo i bianchi, non entrate dappertutto col pennello. Ok, sono qua, 1, 2, forse qua un terzo? Mettiamo un terzo, perché qua ci sono un po' di tante macchie, e faremo primo piano, secondo piano, terzo piano. Vuol dire che questo qui lo lasciamo un po' soft, è anche così sfumato. Poi prendiamo il turchese, prendo il pennello grande, ok, questo qui 40 Da Vinci, si vede? Sì. Bagno bene il pennello e andiamo a mettere il nostro amatissimo turchese. Scusatemi, controllo il foglio. Sì, perché spesso mi dite che esco dall'inquadratura. Vero, è vero. Qua sto mettendo le foglie con un negativo. Adesso giro il foglio, come tu già sai. Cerco di lasciare qualche fogliolina bianca, negativo. Però qua posso anche cercare la fusione. Non è che posso, si fonde già da solo. Quindi io posso, ma faccio quello che mi dice l'acqua, ok? Guarda qua. L'acqua comanda, noi seguiamo. Questo qui è un po' rigido per essere lì lontano, quindi vado e ammorbidiamo qua dietro. Ragazzi, senza il mio spruzzino sono un po' persa, devo dirlo, eh? Ok. In mezzo alle cose andiamo a pulire sempre il nostro tavolo. Adesso sono così.
Giro il foglio, queste sono le foglioline, ok? Qua inseriamo 2 o 3 rametti negativo, quindi di nuovo giro il foglio, io mi alzo e controllo. Siete proprio generosi, vedo un like, grazie. Oh, su col tasto, o no? Puoi mettere anche non mi piace. Qua prendo il turchese, nel senso, io so che quando guardate siete stregati, me l'avete detto e poi lo so. Però in un video live queste cose, anche se sono banali, però quell'algoritmo le conta negativo, ramiforme. Questo algoritmo lo sto imparando man mano e lui vuole che voi parlate con lui. Come si parla con l'algoritmo? Interagendo con i bottoncini. Ecco qua, abbiamo fatto il rametto in negativo. Qua si sta per asciugare. Qua facciamo un altro rametto in negativo. Chi di voi ha visto un glicine ultimamente? Io sono andata sotto il glicine 2 volte settimana scorsa, bellissimo. Un profumo, dovrebbero fare un profumo al glicine, non esiste ancora. Ok, noi abbiamo sempre fretta. Io sto dipingendo da un quarto d'ora. Noi abbiamo fretta, ma qui adesso lui avrebbe bisogno di un attimo di riposo. Quindi in questo riposo un pochino vado a pulire il tavolo. Non vado con il phon, ok? Non vado con il phon. Se avete domande fatemele, che adesso le leggo perché mi sono alzata. E il quadro ha bisogno di stare un attimo da solo. Ok, domande non ne vedo. Non ne vedo. Quindi per comunque dare un attimo di tempo a questo dipinto, io prendo lo scroller, l'ho bagnato, vado qui e faccio la nostra depigmentazione. Vuol dire che entro nell'umido e tiro via un po' di pigmento. Perché sono contraria? Cosa vuol dire? Si vede al contrario? A me, io lo vedo giusto, eh? Non dirmi che ho sbagliato impostazioni. Se dovessi aver sbagliato impostazioni, cosa che spero che non è così, domani vi riprendo il video e ve lo giro. Cosa vuol dire se è contraria al phon? Proprio al phon! Ah! Quello lì per scusa. Che scema! Sì, intendi il phon, quello l'asciugacapelli. Certo che sono contraria. Il phon. Sono contraria, ragazzi, perché sposta il pigmento. Quindi se posso lo evito. Avevo capito che ero contraria al telefono.
Ormai sono così ingletizzata che phon ho capito che era il telefono, scusa. Ah, sì, il phon, quello l'asciugacapelli, se parliamo in italiano, ti toglie e ti sposta il pigmento. Più riesci a farlo asciugare in modo naturale, ragazzi, grazie per i vostri like, adesso stanno arrivando. Mettetevi che l'algoritmo premia il video, grazie. Quindi più tu usi dei mezzi meccanici, più il pigmento reagisce, wow, più il pigmento reagisce a quello sforzo meccanico. Guarda qua che belle atmosfere che ho creato, ve lo porto proprio vicino, guarda che bello. Questo, se tu usi il phon, non puoi farlo. Asciugacapelli. Quando faccio le lezioni, sono in lezione dal vero, usiamo il phon, è vero, ma lo faccio lì per accelerare un pochino i tempi. Questa cosa in realtà, ve l'ho detto, non aiuta, non aiuta per niente. Ok, fusione, vuoti funzionali, ramiformi, fogliformi, petaliformi. Quanti glicini ho? Indoviniamo insieme. Io li vedo, tu li vedi? Lo spettatore non li vede, quindi chi guarderebbe questo dipinto mi direbbe, ma io non capisco, vero? Per adesso non capiamo, però noi possiamo sempre guidare l'occhio dello spettatore. Quindi posso decidere, questo è il primo piano, questo è il secondo, questo qua dove ho tolto il colore può essere un terzo piano. Quindi visto che qui deve ancora un pochino asciugare, e questo è il mio terzo piano, vado a prendere il colore, ma adesso lo diluisco molto di più, e faccio solo qui il lancio della goccia, ma con colore bello diluito. Così ho 1, 2, 3, ma questo qui è morbido, quest'ultimo qua è morbido. Si è mossa la telecamera. Quella del phon mi ha fatto un po' ridere, scusate. Si vede che sono proprio già a livello di testa un po' inglese nelle parole, però phon non è una parola italiana, no? No, o sì. Boh. Ok, adesso qui posso lasciarlo in pace, qui è ancora un pochino umido, ok? È ancora un pochino umido, dunque cosa so io e tu? Che qui il colore si andrà ad allargare se mettiamo un po' di pigmento, e adesso lo prendo da qui. Sì, lo so che è blu, un bluette violetto tenue, però io devo, come pittore, devo accentuare il primo piano. Quindi devo guidare l'occhio di chi guarda questo dipinto. Ops. Io adesso mi rimetto giù, che così mi concentro un po' meglio e quindi non vedo i vostri messaggi. Però qua colore bello denso,
vado a rinforzare questo primo piano su una superficie che ancora non è del tutto asciutta, ma non è bagnata. Quindi do all'occhio una guida e creo questi piccoli, come si chiamano, fiorellini con questo viola scuro, e magicamente l'occhio percepisce che questo è davanti a quello. Questa cosa gliela dobbiamo dire noi allo spettatore, ok? Qua, anche se il colore è bello denso denso, è fantastico. Qua lo prendo proprio così, praticamente da tubetto. Andate sotto un glicine, ragazzi. Poi questo tema qui, adesso vediamo, qui vediamo il fiore singolo, anzi 2 ne faccio o 3, vediamo. Farò una lezione che fa vedere tutto esclusivo solamente, come dire, un insieme di glicini, ma in un giardino. Quindi faremo un giardino con i glicini, penso in settimana. Visto? Visto? 1, 2, 3. Per dire che questo è 1, per dire che questo è number 1, vado a rinforzare ancora un pochino qua su. Poi vanno in tutte le sante direzioni questi fiori. Non sono dritti. Non sono diritti, si muovono al vento. Importantissimo qua giù, primo piano, sono questi piccoli elementi che escono dal fiore e fanno tipo una punta. Guardate che gioia, che gioia. Ripeto, il profumo è una cosa inebriante. Poi di sera, vedi, la forma è che qui è un po' più largo, poi diventa più stretto e quasi qua sotto è niente. Va in una punta mega sottile. Ok. Giustamente mi manca un po' di bianco, quindi lo prendo. Perché anche il bianco costituisce un tipo di corpo, no? Perché è così denso questo bianco titanio che dà nell'olio lo chiamano la cosa materica, questo nome. Quindi anche qui siamo materici con il bianco, che poi nell'acquarello non so quanto sia vero questa cosa del materico. Nell'olio sicuramente sì. Qui sto pulendo il pennello bianco con il colore bianco e visto che c'è, lo prendo un po' per qua dietro. Tup. Mi sono alzata, vedo che siete ancora stregati perché non leggo alcun commento.
questo mi fa piacere. Quando facevo i corsi in Toscana e qualcuno di voi è venuto, delle volte mi dicevano: ma dai, stai lì, dipingi tu che noi guardiamo. E dicevo: ma scusa, sei venuto per dipingere, adesso dobbiamo dipingere. Ti sembra? Rinforzo un po' questo qua. Non avere fretta. Non abbiamo fretta, perfetto. Adesso rinforziamo un po'. 1, 2, 3, ok? Quindi se qui l'ho un po' diluito per dare all'occhio l'idea del lontano, qui sto diluendo solo con l'acqua, questo l'ho rinforzato, questo è il medio, quindi qui non avrò tanto colore come qui, ma neanche tanto poco come qui. Adesso andiamo a rinforzare un pochino, come ho detto, il cos'è? Secondo piano, che è questo. Quindi qua c'è il fiore, mi oriento prima, cerco di avere la mano leggera, qua scende. Questa cosa qua sotto è molto very important, molto importante. E anche questa linea intermedia, quella che tiene il grappolo, questa, ci racconta proprio che è il glicine. Quindi diluisco il colore qua e visto che siamo nel secondo piano metto il colore più soft rispetto a questo. Uno, due, tre. Poi dopo vi pubblico la foto finita nei post, così potete vederla tranquilli. E qui, ragazzi, non c'è proprio bisogno di avere paura. Ok, prendiamo ancora un po' di bianco. Vedi come si diluisce bene? Qua ti dà questo effetto, vedi? Così, che fa il fiorellino da solo in un lilla, perché si fonde sulla carta. Scendo sempre fin qua giù. Yes, cosa ne dite finora? Devo ridere perché non mi state dicendo niente, nel senso che la sezione commenti tace. Commentate dopo quando vedete il video pronto, commentate lì se volete. Ah, grazie, perché dipingere live senza feedback è un po' strano, devo dire.
Quindi grazie Nicoletta. Ok, adesso qua su l'ho fatto asciugare, riprendiamo il nostro turchese e adesso nel semi umido, qui devo un po' grattare perché poverino l'ho messo lì un po' di tempo fa, si sta per asciugare, quindi devo insistere. Ciao, sono sempre qua io. Devo insistere, però voglio il turchese puro. E se tu hai visto il glicine, quello come c'è adesso, ha le foglie rade, molto rade, poche, però ci sono. Quindi tocco appena anche qua sopra il glicine, va così. Sono strette e lunghe queste foglie. Questa cosa sì, lo so che font si usa, però ormai ci sono tanti anglicismi che tra poco non sappiamo più cos'è l'italiano, secondo me. Vai in un negozio, chiedi uno shampoo e ti dicono vuole un po' di hair care. Dico scusi? È la hair care? Poi hair care. Perché adesso parlano tutti così. Allora, importante, esatto, arriva dal tedesco, Föhn in tedesco. Vedete queste foglie? Queste foglie, ragazze, sono, rido anch'io, sì. Queste foglie danno il volume, ok? Danno anche la prospettiva. Quindi adesso so che le foglie sono davanti, il glicine dietro, ma adesso raccontiamo ancora di più che questo è davanti, questo. Quindi prendo il colore viola ancora, ma adesso bello denso, e facciamo un ramo ancora denso. Se avessi il mio spruzzino l'avrei spruzzato, ma sono senza. Quindi abbiamo i rami in negativo, questo qui abbiamo detto è in positivo, ho preso il colore bello denso e gli facciamo un ramo qua. Ops, l'abbiamo appeso. Ops, eccolo qua. Poi il glicine ha tanti fili, non so perché ha quei fili, ma ha tanti di quei fili pendenti e a noi piacciono, vero? Sì. Ok, questa praticamente, ragazzi, è la fusione guidata. Rido, è la fusione guidata per un semplice glicine che poi vi ho detto faremo la lezione vera e propria di tutto il giardino che avete visto nel video che vi ho messo ieri o l'altro ieri, oggi, non mi ricordo. Quindi questo esercizio sarebbe come una preparazione a quel video lì, che poi dovremo anche fare su un formato bello grosso, perché questo è piccolino. Quindi fusione gliciniforme. E tu sai, tu che sei qui, tu lo sai, che dopo bisogna fare le finiture. La finitura cosa vuol dire? Vuol dire che vado a enfatizzare ancora qualche fiorellino extra, foglie in negativo, questi bianchi posso andare a velarli se non mi piacciono bianchi.
Quindi tutto il lavoro delle finiture si fanno domani, quando è asciutto. Perché domani? Perché questo è un foglio 640. Vuol dire che per asciugarsi ci metterà tutta la notte. Vedi com'è tutto umido? Bagnatissimo. Ragazzi, vi ho intrattenuto quasi un'oretta, domenica pomeriggio, qui piove, almeno pioveva, e queste fusioni sono importanti. Quindi non succedono errori, solo meraviglie. Sei d'accordo? Io sì. Guarda qua. Arriva un temporale. Guarda qua. Ok? Il colore entra in comunicazione. Poi a un certo punto, tutti lo sanno, però facciamo fatica a farlo, dobbiamo lasciarlo stare. Però prima di lasciarlo gli do ancora un po' di gocce qua. Lo devo fare con la mano perché non ho lo spruzzino. Come fa un'Adriana dipingere con l'acqua a non avere lo spruzzino? Impossibile, mission impossible, impossible. Ragazzi, io vi ringrazio della vostra presenza, mi ha fatto piacere. Penso che poi trasformo tutto questo video qui, lo ritrasformo con le finiture, così domani hai un nuovo video tutto messo insieme. Qua, questo ad esempio è un elemento che devo andare a ripulire. Qua devo definire un po' di più. Quindi abbiamo il fuoco, il focus dove succedono le cose. Qui andrò ancora un po' a rimpolpare il tutto. Primo piano, secondo, terzo. Sia domani, vediamo, perché adesso le live, allora voi non lo sapete, però questo video che faccio adesso, il sistema ha bisogno di almeno, non almeno, lo elabora in 24 ore. Guarda qua, non mi so trattenere. Quindi il sistema lo elabora in 24 ore. Io lo avrò a disposizione tra 24 ore, quindi non adesso. Dopodiché vi posso montare il video con le finiture, che non saranno molte, penso, perché è già quasi fatto qua. E dunque, prima 24 ore per YouTube, poi io che devo fare le finiture, devo fare il video, e anche se non ci credi, ma fare un video mi costa almeno 8 ore di tempo. Carica, taglia, fallo, aspetta, carica. Sì, sì. Poi dopo quando è fatto, ma però per farlo non è fatto così velocemente. Prendo ancora questo pennello, uno piatto, e vado a... Ragazzi, sta arrivando un temporale, lo sentite? Mi piace. Io sono una fan dei temporali. Poi dipingere mentre piove, che bello. Una volta sul vecchio canale, perché ho ancora il vecchio canale attivo dove purtroppo non posso più entrare. C'è un video dove ho dipinto proprio fuori, all'esterno, con le gocce dell'acqua che cadevano sul foglio. Depigmento. Io
sono tremenda, nel senso che dico a voi fermatevi e poi sono io che non mi fermo, ma guarda te, questa depigmentazione ci piace. Tolgo, mi sporco, guarda qua, tolgo anche sopra, yes, anche qua. Senti, senti. Penso che sarà un bel glicine. Vedi come ho interrotto il... Ah, voi avete sole? Tutti al mare? No, qua piove. Lago di Garda, eh? E al mare, cosa fanno al mare? Prendono già il sole? Ok, ragazzi, qua, adesso proprio mi devo fermare. È il momento difficile quello, perché tu vuoi andare avanti. A certo Puglia, il mio... Sai che secondo me, quando ho finito tutto qua sul lago, vengo ad abitare in Puglia. Mi piace. Non ci sono mai venuta, però ho una mezza idea che mi potrebbe piacere. Però piove poco, no? A me piace la pioggia, devo stare qua. Ok, ringrazio anche per tutti i vostri like. Guarda che bello, mi piace già così, a me. E, finiture saranno poche, però ci saranno. Ad esempio, questo bianco qua del secondo piano non può rimanere così bianco, ok? Perché essendo secondo piano, questo bianco mi porta avanti tutto l'elemento ed è troppo bianco per essere là in fondo. Quindi questo, quando tutto è asciutto, lo andremo a velare e quindi lo vedremo poi con le finiture. Ora che la fusione è finita, facciamo le finiture. Queste sono QB quanto basta. In questo caso, visto che la fusione l'avevo già fatta molto ampiamente, c'erano bisogno di poche finiture che vedi adesso.